Buongiorno amici, mi sono svegliato alle 6 come vi avevo detto e ora Giuliano mi ha portato in un bar a fare colazione. Guardate che splendido panorama, guardate qui, che fortuna, nella sfortuna la fortuna. E ora però non posso mangiare né cornettini né altro, ma solo pane tostato perché lo stomaco, ancora lo stomaco un po' in subbuglio, quindi preferisco ancora oggi stare tranquillo e poi se domani mattina sto bene iniziare a mangiare un pochettino, anche perché altrimenti perdo 4 kg in 2 giorni e non mi sembra il caso, anche perché devo camminare. Fossi stato a casa andava pure bene, però allora ragazzi, stiamo tornando sul punto di partenza alla guida, cioè il grande Julien, e che dire, un altro angelo incontrato sul mio cammino. Non vedo l'ora di proseguire dove mi hanno preso ieri e di continuare il mio cammino, prossima direzione Pamplona. Ragazzi, dopo quasi un'ora di cammino eccoci arrivati a Zubiri. Voi non potete capire la felicità nello stare semplicemente bene, senza desiderare nulla, solo star bene fisicamente. Non potete immaginare la fortuna e come io sia felice di poter camminare e stare bene, senza dolori, senza problemi. Ma quante volte noi ci lamentiamo e ci facciamo dei problemi avendo tutto nella nostra vita? Ci prendiamo dello stress e proviamo del dolore per cavolate, quando già star bene fisicamente, già avere le persone che amiamo al nostro fianco è la cosa più importante del mondo. E passiamo questa vita caotica 24 ore su 24 bombardati di cose che non hanno nessun senso, e te ne accorgi solo quando stai male e quando col poco sei felice. Se non sbaglio, questo dovrebbe essere il famoso Puente della Rabbia. Vediamo qui, anche perché per me è la prima volta. Vediamo. Zubiri. Eh sì, questo è il Puente della Rabbia, il Ponte della Rabbia. Ma perché un ponte dovrebbe essere arrabbiato? Dovete sapere che da Roncisvalle a Logrono la maggior parte dei paesi viveva di agricoltura. Quindi c'erano tantissimi animali che pascolavano e anche tantissimi animali che contraevano la rabbia. Allora, leggenda narrava che facendo passare gli animali, facendoli percorrere questo ponte e facendoli fare 3 giri sotto al pilone centrale, potessero essere protetti e in un certo senso immuni da questa malattia infettiva che veniva trasmessa anche dall'uomo. Quindi ecco il perché del nome del Puente della Rabbia. Salite e discese, come la vita, si sale e si scende. È vero che con le discese ho dei bruttissimi ricordi. Molto meglio questa.
Mamma mia che discesa, ragazzi. Mamma mia, ma sento il suono dell'acqua. Ah, eccoci qui, ma chi ti ha mandato? E tu mi stai chiamando. Mi stai chiamando, bel fiume. Ok. Niente è più bello della natura, niente, non esiste nulla. Questo è uno dei pochi tratti fino a questo momento dove si costeggia la strada, però vedete che a breve intravedo un sentiero che comunque ci permette proprio di non camminare di fianco alle macchine. Ecco qui, guardate, quindi noi eccoci qua, ed è meglio camminare qui, assolutamente, anche se abbiamo sempre la strada qui di fianco, però almeno siamo un po' più tranquilli. Allora, miei cari amici, all'uscita di Roz, mentre passiamo questo ponte e persone che tranquillamente si fanno il bagno nel fiume, c'è la possibilità di seguire due direzioni. Le frecce vi indicheranno di proseguire dritto verso la strada. Vedete qui c'è la nostra freccia gialla, però costeggia la strada. Allora, molti pellegrini, ed è questo che serve anche documentarsi prima di partire, leggere libri, mi hanno detto: Cesare, mi raccomando, quando esci dal paese di Roz, gira subito a sinistra e ti costeggi tutto il fiume, anziché poi percorrere la statale, che passano macchine, camion ed è più brutto. Quindi segui tutto questo percorso. Io mi voglio fidare e quindi seguirò i loro consigli. Guardate che precisione per non farvi sbagliare. Quando non ci sono segnali in alto, li trovate a terra.
la freccia gialla. Poi è una cosa stranissima, perché istintivamente quando magari avete un dubbio vi girate a destra o a sinistra e trovate una freccia gialla. Come ad esempio ora bisogna attraversare, freccia gialla. Questo primo tratto da Saint-Jean a Pamplona è segnalato benissimo, benissimo, quindi non abbiate alcun timore di perdervi, è impossibile. Ragazzi, finalmente sono entrato a Pamplona, ho chiesto delle indicazioni per il mio ostello, dovrebbero mancare una decina di minuti. Ora vado a fare una bella doccia, mi rilasso e poi se ho la forza magari faccio qualche video su questa città e sulla piazza. A dopo. Dopo una bella doccia rilassante, decido che finalmente è arrivato il momento di spedire in Italia l'altro zaino, regalatomi da TT, con il peso in eccesso. Sono davvero curioso di sapere quanto pesa. E conto lo zaino che è stato così gentile da regalarmi TT a Horizon. Ora stiamo alla posta, non c'è nessuno, tra poco è il mio turno e finalmente mi libero di questo peso in eccesso e da domani posso stare molto più tranquillo e senza il pensiero di dover andare a prendere sempre la mochilla in ogni albergo e pagare anche un supplemento in più. Dopo aver spedito in Italia il fratello cattivo di Santiago e i suoi 7,9 kg, come ho fatto vedere, siamo a Plaza Castiglio e il suo famosissimo, in lontananza potete vedere, caffè Iruna, un caffè secolare. Pensate un po' che è aperto nel 1888 ed è stato reso celebre da Hemingway, che era innamorato della città di Pamplona e attraverso i suoi scritti poi ha reso celebre anche la corsa dei tori nel suo libro Fiesta. È un caffè, stiamo parlando 1888. E Pamplona, diciamo che è famosa per la festa di San Firmino e per la festa dei tori che avviene ogni anno dal 7 al 14 luglio. Non sono abituato a vedere tutta questa gente, mi sembra una cosa assurda vedere le persone che camminano, tante persone che camminano. Io ho condiviso con voi l'esperienza dei primi giorni, non c'era nessuno, solo gli animali, e ora vedo il mondo. Mi fa davvero uno strano effetto ritornare in città. Vabbè, ecco la cattedrale di Pamplona. La potete ammirare in tutta la sua bellezza, anche con questo sole un po' che la taglia a metà. Eccola qua. Purtroppo è chiusa, dato che saranno le 8:30 di sera, però ci tenevo a farvela vedere. Eccola qui. E poi subito a nanna, mangiamo e poi subito a nanna, che domani mattina ci aspetta una giornata lunga. Ogni ostacolo è lì per un motivo preciso. Non è lì per escluderci da qualcosa, ma per offrirci la possibilità di dimostrare in che misura ci teniamo.